Le paure sul 2012, immaginate di essere mucche da latte, che questi esseri immateriali mungono senza sosta. Demoniquematie. I media sono in procinto di organizzare un clima di paura del 2012. Come possiamo aiutare i nostri giovani e i nostri figli a superare le loro paure? Grazie. Mi dicono. Qualunque cosa accada, non dovete affatto avere paura del 2012. Il motivo è che per il momento non un solo essere umano può davvero sapere che cosa significa la transizione, non un singolo essere umano può davvero sapere cosa accadrà nel 2012 o quello che comporta in anticipo. La data esatta in quanto tale non importa. Una data, infine, non significa molto. Voi supponete moltissime cose. Supponendo che gli eventi non sono costruttivi. È comunque importante sradicare completamente la paura generata da chi ama le sensazioni forti e desidera generare paura. Non dovete dimenticare che attualmente la vita dell'intero pianeta è nella paura, la paura di perdere un posto di lavoro, la paura di ammalarsi, paura, multiple paure insomma. Perché tutte quelle paure sono generate? Perché i governi non fanno un passo indietro dicendo non abbiate paura, e perché non spiegano che non c'è motivo di avere paura? Essi si comportano così perché chi ha il potere è preso egli stesso dalla paura senza rendersene conto. Perché sono generate queste paure? È necessario conoscere queste informazioni, che vi aiuteranno ad essere meno nella paura. Esistono esseri immateriali, che si nutrono della paura degli umani, i vampiri della paura. Che cosa vi dico adesso non è molto piacevole. Immaginate di essere mucche da latte, che questi esseri immateriali mungono senza sosta. Che stanno bevendo le vostre energie di paura provenienti dal latte. La paura è energia e le energie vengono assorbite. Voi assorbite le energie dell'amore. Immaginate gli altri esseri in grado di assorbire le energie provenienti dagli esseri umani, in particolare le energie di violenza e paura. Finché si rifiuta di avere paura e di generare paura, li si lascia morire di fame. Quando rimangono alla fame dovranno lasciare o morire. È circa questo ciò che riguarda il processo di paura. Il 2012 è un buon piano per questi esseri immateriali. Si aspettano di avere molto da mangiare derivante da tutte le paure che stanno creando, in special modo le paure sul mondo, che termina nel 2012. Ci sono film che vi mostrano la fine del mondo. Nel 2012, le cose non andranno secondo come credete voi che saranno. Comunque non possiamo spiegarvi di più perché non avete ancora raggiunto il necessario livello di coscienza per capire cosa succederà. Noi possiamo solo dirvi che entro breve voi sarete altri, diversi. Dovete darvi i mezzi necessari per trasformarvi in altro. Tornando ai vostri figli, provate a rimuovere tutte le paure relative al 2012 e semplicemente ditegli gli eventi forse possono verificarsi. Gli eventi sono già un fatto quotidiano. Guarda la TV e ascolta la radio, quasi ogni giorno un nuovo problema viene fuori. Praticamente tutti i giorni avete sentito parlare di un disastro in questo o quel paese. Questo non vi impedisce di vivere. Dovete cercare di togliere la paura dai vostri figli, di farli capire che la vita è eterna, che anche in caso di eventi non hanno nulla da temere, che qualunque cosa accada noi tutti riceveremo aiuto da esseri di luce, le guide o Dio a seconda della religione. Se si appartiene a una certa religione, tentate di utilizzare i concetti più corrispondenti alla vostra religione. Cercate di entrare nel 2012 fuori dal vento della paura. Voi create l'evento pensando a ciò che potrebbe accadere quell'anno. Ricordate che tutte le forme pensiero convergenti nel 2012 creeranno eventi. In realtà voi siete gli autori, voi siete i creatori del vostro futuro. Guardate tutti i disastri attuali. Perché ce ne sono così tanti? Sono così tanti, perché gli esseri umani non hanno mai sofferto così tanto come in questo momento. Sono senza lavoro, tutta la società sta crollando, è fatiscente. Queste persone generano un sacco di stress, paura e violenza, che hanno un impatto sulla terra.
Non appena avrete raggiunto un altro livello di coscienza, nel momento in cui non sarete più intrappolati nelle vostre paure, la Terra si calmerà e non avrà più ragione di reagire. Non ci sarà più il bisogno di reagire alle vostre energie, alle enormi egregore create dalla collettività dell'umanità. Il pericolo non viene dagli eventi del 2012, il pericolo nasce da ciò che create con i vostri pensieri sul 2012. Dimenticate il 2012. Semplicemente muovetevi attraverso la vostra vita e prendete vantaggio dal tempo che vi rimane. Semplicemente non si sa quando il passaggio alla quarta dimensione e la quinta si svolgerà. Tutto quello che possiamo dirvi è che dovete essere pronti in qualsiasi momento. Non impostatevi da soli una scadenza, anche se questa data effettivamente è reale, anche se è un punto assoluto sulla linea del tempo corrispondente a un cambiamento nella coscienza, di una nuova energia e tante altre cose. Spetta a voi di fare qualcosa di meraviglioso di questa data, piuttosto che qualcosa di terribile. Spetta a voi sfruttare al meglio e trarre vantaggio da questo tempo, che passa la cui lunghezza voi non conoscete. Sfruttatelo al meglio per la vostra evoluzione in modo da sviluppare sempre di più l'amore universale, che risiede dentro di voi. Mi mostrano qualcosa che tante volte mi hanno mostrato il piano per evacuare la Terra. Mi dicono: la Terra sta per rinascere. Ci sono esseri umani, che vivono sulla Terra e vi è il pianeta Terra. Il modo in cui gli eventi potranno verificarsi durante la transizione dipende dal modo in cui gli esseri umani reagiscono con le loro forme pensiero e l'amore, che emana da voi. Nel caso in cui la maggioranza degli esseri umani non sarà allineato, non avranno capito il bisogno di amare, di trasformare se stessi, enormi turbolenze potrebbe davvero scuotere il pianeta Terra, rendendo la vita insopportabile per qualche tempo. In quel momento noi, che siamo in attesa, interverremo. Potremo in un certo modo aiutare l'umanità, salvando un massimo di esseri umani, purché il loro livello vibratorio sia compatibile con i nostri raggi levitatori. Mi mostrano enormi raggi di luce, che faranno levitare gli esseri umani come grappoli di uva. Centinaia di esseri umani leviterebbero in questa luce immensa. Questa è una delle possibilità. Non è una certezza. Fino ad oggi nulla è definitivo, come vi abbiamo detto, siete voi gli artefici del vostro futuro. Soprattutto ci piacerebbe dirvi dimenticate il 2012 per il momento. Focalizzatevi sulla vostra evoluzione, su ciò che si deve lasciare andare, su quello che avete bisogno di capire. Concentratevi sullo sviluppo dell'amore dentro di voi, focalizzatevi sul rassicurare coloro che hanno paura di questa data, dicendo loro non vale la pena avere paura, perché non sappiamo cosa accadrà. In ogni caso, accadranno solo cose buone. Tutti gli esseri umani avanzeranno verso la grande transizione, che alla fine porterà a un nuovo mondo, un altro modo di vivere i rapporti, l'amore e la vita, semplicemente questo. Focalizzatevi sul rinnovamento dell'umanità, piuttosto che sulla sua distruzione. Proiettate sempre voi stessi nel vostro mondo di domani. Sappiamo che non è facile per i genitori rassicurare, per far capire che non devono prendere in considerazione tutto ciò che viene detto dai vostri media e soprattutto da internet. Dovete mettere molto di questo nella giusta prospettiva in relazione al proprio divenire. Virgolette. Esercizi per proteggersi. Domanda: alcune persone dicono che bisogna proteggersi prima di entrare in meditazione, proteggere la propria macchina ogni volta che la prendiamo, proteggere la propria casa ogni volta che si ci assenta. Penso personalmente che gli esseri di luce ci proteggono continuamente, senza che sia necessario fare un rituale. La parola protezione è spesso collegata alla paura. Colui che non ha paura non ha bisogno di protezione. Vi diremo comunque questo: quello che vi consigliamo è di porre il più spesso possibile la vostra casa, la vostra macchina o anche voi stessi nella luce e l'amore cristico. Non è forzatamente per proteggervi, ma semplicemente per evitare energie perturbatrici.
Ecco un esercizio non per proteggervi ma per innalzare il vostro tasso vibratorio. Visualizzatevi dapprima nella luce e nell'amore di Cristo o la luce e l'amore del Padre, in una magnifica luce dorata. Impregnate tutto il vostro corpo e le vostre cellule in questo amore incondizionato e universale. In seguito fate questo lavoro sulla vostra casa. Chiamate la luce e l'amore cristico universale sulla vostra casa purché penetri ed illumini tutte le stanze. Fatelo in seguito per il vostro paese o la vostra città. Chiamate la luce e l'amore universale sul paese o la città dove abitate. Visualizzateli totalmente nella luce dorata e nell'amore del Padre. Fatelo in seguito per la vostra regione, per il vostro paese, poi per tutta l'Europa e infine per il mondo intero, fino a che abbiate visualizzato il vostro pianeta intero nella luce e nell'amore del Cristo o del Padre. Questo non è affatto una protezione, è un innalzamento vibratorio degli individui, dei luoghi, dei paesi o del pianeta. Quelli che hanno l'abitudine di proteggersi possono continuare per sicurezza. Arriverà un momento dove sapranno che non ne hanno bisogno perché la più grande protezione è quella del loro Cristo interiore, della loro divinità. Un'altra grandissima protezione è quella delle loro guide e dei gerarchi di luce. Da cosa o da chi si proteggono? Spesso gli uomini dovrebbero proteggersi da loro stessi, questo eviterebbe all'umanità molte sconfitte e incomprensioni, ma questo è un altro problema. Di Monico e Matteo, traduzione esperienza paranormale.